Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos HF Livrea all'Italia, la regina dei rally, uscita numero 80 delle 110 previste, edizione Centauria in scala 1/8, la macchina che tra i tanti titoli ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1976 con il pilota Sandro Munari, soprannominato il Drago, e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. Prima di farvi vedere quello che troviamo all'interno, che poi nient'altro non è che una riproposizione di quello che abbiamo già fatto nella portiera sinistra, quella del pilota. Volevo ringraziare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie con tutto il cuore, perché siete voi la vera parte integrante del canale. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Volevo anche farvi notare, con tutt'altro che immenso piacere, che queste bellissime copertine, nonché fascicoli, e ricordiamo anche che Centauria ci dà i raccoglitori per preservarli, sono anche usati per il tiro al bersaglio. Vedete, qui abbiamo dei buchi bellissimi. Ecco, questi sono i fascicoli che Centauria ci fa arrivare, perché li mette in un contenitore plastico trasparente che ormai tutti noi conosciamo, con all'interno un cartoncino. Peccato che fuori ci sono i pezzi in metallo e plastica, ovviamente, e che quando vengono dati alle persone che consegnano ci mettono sopra i frigoriferi, evidentemente, e questi sono i fascicoli che ci dobbiamo tenere. Però è importante sapere che i raccoglitori ci permetteranno di preservare anche tutti questi danni, quindi io ritengo che sia veramente una cosa, lasciamo perdere. Allora, sembra ironico, può davvero sembrarlo, ma è tutt'altro che ironico. Sono molto infastidito perché comunque sono soldi che noi paghiamo, e i pezzi, se già sei fortunato, oltre al fascicolo bucato, ti possono arrivare danneggiati. All'interno troviamo 4 adesivi, 2 più lunghi, ok, e 2 più corti. Quelli più lunghi vanno applicati sulla portiera, la stessa cosa come ho detto prima che abbiamo fatto nella portiera sinistra, e quelli più corti vanno applicati qui. 2 sono dati di scorta, quindi non consideratene subito 2, prendete i primi 2 o questi primi 2, non cambia assolutamente nulla. Poi troviamo anche questo, eccolo qui, che è il pannello interiore della portiera destra. Questo che questa che è la ghiera poi che ci consentirà di alzare e abbassare il finestrino. Il perno, dove da una parte andremo a montare la ghiera e l'altra invece con la vite, questa la RP, che è data in questo fascicolo insieme anche alla vite ZP, alle viti ZP. Questa sarà la vite che permetterà al finestrino di non uscire, ma di scorrere su tutta questa luce che abbiamo qui, quando andremo a tirarlo su e a tirarlo giù. Ci servono ovviamente anche altri pezzi, oltre alla portiera, anche il finestrino che abbiamo trovato nell'uscita numero 79. Vi consiglio di toccarlo il meno possibile, e comunque, anche se metteremo questi che sono già utili perché sono come una spugna, i parapolvere come nelle macchine vere, quindi consentono al finestrino di salire e scendere,
e in questo caso, essendo semplicemente un modellino, di evitare che si possano rigare le plastiche, però meno le farete andare su e giù, questo è un consiglio che vi do, e meglio è, una volta che avete accertato che funziona, lasciateli giù o lasciateli su, ma cercate di farli scorrere il meno possibile. Bene, come vi ho appena detto, oltre a quello che vi ho fatto vedere, abbiamo due serie di viti, eccole qui, ve le faccio vedere, RP e ZP. La prima cosa che sono andato a fare, ho preso questo, dove andremo a montare poi, aspettate che lo prendo, dove è andato? Cominciamo bene, eccola qui, anzi eccolo qui, quello che poi ci consentirà qui è di tirare su e giù il finestrino, come ho detto prima. Quindi ho messo una vite ZP, questa, e sono andato ad avvitarmela qui, mentre da quest'altra parte una vite RP. Poi sempre con la vite ZP sono andato, dopo che ho preso 5 viti, a crearmi i filetti qui. Non usate lubrificante, mi raccomando, controllatevi anche le viti che avete messo in precedenza, lo dico quando mi ricordo spesso, perché si assestano, quindi cercate di controllarle, senza esagerare perché non serve stringerle in maniera eccessiva. Ebbene, a questo punto io direi che possiamo iniziare. Quindi, partendo completamente a filo qua e a filo di questo bordo superiore, non andate oltre ma non state nemmeno troppo bassi, questo è il punto di riferimento come partenza, andiamo ad applicare questo che è il più lungo. Vedete che sporgono fuori? Questi due sono i più lunghi, scegliete voi quali, due sono di scorta. Non abbiate fretta, mi raccomando. Però un attimo solo. Stavo guardando il taglio, che in realtà c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, adesso ve lo faccio vedere. Adesso ve lo faccio proprio vedere, ragazzi. Chissà se riesco a spiegarmi bene. Guardate, hanno sbagliato a fare il taglio con l'inclinazione. Guardate bene, avvicino ancora un po'. Qui abbiamo questo che è il primo e guardate il taglio come doveva essere tagliato in maniera perpendicolare qui, netta, e qui con lo scivolo in là. Questo, che è quello che vado adesso ad applicare, doveva essere con il taglio così e non così. Perché? Perché questo qui sulla foto è corretto perché va attaccato qui. Se io prendo questo invece, come mi dicono loro, vedete? È solo un particolare, niente di che, però io sono costretto a partire così. Avete visto? E non va bene. Quindi a questo punto vado a prendere quelli di scorta dell'uscita precedente, un attimo solo, e vediamo se quelli sono ancora
corretti come quelli che abbiamo montato nella porta sinistra. Un attimo solo. Eccoli qua, guardate, questi sono corretti. Vi ricordo che io sto facendo 4 Lancia Stratos, quindi è per quello che ne ho in più. Guardate l'errore che vi dicevo. Questo è corretto. E questo no. Quindi tolgo questi e applico questo qui. Perfetto. Non sfregate sopra il pollice, altrimenti rovinate la finitura in simil velluto, fate attenzione. Adesso procedo con questo. Ok. Dovrete andare molto piano, facendo, soprattutto qui dove c'è la curva, sezioni da pochi millimetri e assicurarvi l'incollaggio, perché dovrete seguire la curva ovviamente. Non abbiate fretta, perché soprattutto l'ultimo pezzo vi va fuori dalla posizione corretta. Ecco, non dovrà per nessuna ragione uscire fuori da qui, altrimenti sarà veramente antiestetico. Piuttosto, se vi è accaduta una cosa di questo genere, prendete un cutter senza andare a tagliare la plastica e lo passate così a filo. Non cercate di staccarlo, oppure, visto che ne avete uno di ricambio, se volete di nuovo ripetere l'operazione, lo farete. Ecco qui. E qui siamo a posto così.
Adesso prendo questo così, con questa parte, aspettate che ingrandisco, senza neanche togliere la vite perché passa lo stesso, la toglieremo dopo quando andrò a mettere la ghiera. Con questa parte qui, vedete, questo segmento verso il basso, mi vado a rimuovere la vite RP, così, prendo il vetro, metto la vite, essendomi creato il filetto è tutto molto più semplice adesso, e la avvito fino in fondo, ok? Poi io giro subito il vetro, svito la vite ZP, metto la ghiera nell'unica posizione possibile, cioè qua dove abbiamo questo segmento, all'interno qui abbiamo uno scasso, eccolo lì, e avvito. Bene, attenzione a non danneggiare il vetro, lo inserisco qui, perfetto, prendo la portiera, soffiate quello che avete all'interno perché una volta chiusa così vi rimane. Vado a svitarmi le 5 viti ZP, quelle che mi serviranno adesso per chiudere la portiera al pannello. Tiro giù il vetro e inserisco questo. Così non va bene, ovviamente. Deve combaciare tutto. Il perno deve entrare sia qui che qui. Quindi, per facilitarmi le cose, faccio così. Tengo fermo. Ecco qui. Vediamo, controlliamo perché. Sì, è giusto così. Scorre bene qui nella sua sede. Adesso controllo e stringo. Qua è perfetto, sì. Fate attenzione perché vi può succedere di sbagliare e andare a rovinare le viti finte. Qui abbiamo 4 viti finte, queste che sono state fatte perché nella reale ci sono più viti, ma bastano queste 5, sono più che sufficienti per mantenere in sicurezza il pannello nella sua sede. Ecco qui.
Nel prossimo numero monteremo il portaoggetti interno con la sua bustina di pelle, quella cucita, dove io sono andato a modificare. Se avete piacere date un'occhiata. E anche la maniglia riceveremo. Bene, il montaggio è così terminato. Provo un'ultima volta ed è perfetto. Ricordo, anche se il vetro sta su da solo, che si può bloccare semplicemente girando la ghiera o a destra o a sinistra e lui non scorre più. Questa è la portiera che abbiamo montato e abbiamo completato. Infatti, per ottenere lo stesso risultato ci manca la maniglia interna, come ho detto prima, il portaoggetti e questa parte qui, che io ho sagomato senza ovviamente andare a tagliare la parte cucita, perché sotto pizzicata era veramente qualcosa che non si poteva vedere. Ecco qui, bellissimo. Adesso vi faccio vedere tutto quello che ho montato fino al numero 80, tra altri 30 numeri e abbiamo finito questa splendida regina dei rally. Guardate che meraviglia. Manca ancora la ruota di scorta. Il volante privo di incertezze perché ho fatto quella modifica sui giunti in gomma, che qui sono riprodotti in metallo, è un pezzo unico. Se avete piacere andate a vedere, non sentite quel grattamento, anche se non ci dobbiamo giocare, ecco, nulla di indispensabile. Le cinture di sicurezza, ecco qui. Lo splendido motore Dino Ferrari 1600 a 6 cilindri. $1.600 mi sembra veramente poco. Non vorrei aver detto una sciocchezza, ma ricordavo così. Abbiate pazienza qualora avessi sbagliato. Ammortizzatori funzionanti, perfetto. Un cruscotto che è un'opera d'arte, retroilluminato. Funziona il clacson, le luci primarie che sono i due fari, il gruppo di fari secondari questi, luci stop e quindi prima ancora le posizioni. Qui abbiamo il ricovero delle batterie che ci servono per far poi funzionare tutto quanto vi ho appena elencato, accensione motore e inserimento di tutte le marce con una partenza che è veramente mozzafiato. Sembra davvero di sentire la macchina che corre, bellissima. Il radiocomando, ecco qui. Lo chiamano telecomando, ma non è per la televisione, quindi è un radiocomando. E questa è la copertura del gruppo fari secondari. Bene, penso di avervi fatto vedere tutto. Sono veramente contento di questo modello. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari, e mi raccomando, lo so che ripeto ad ogni video le stesse cose, ma non sono capace di mettere quelle scritte in sovraimpressione, quelle icone, quelle didascalie, non sono in grado. Sono veramente preistorico sotto questo punto di vista. Guardate solo come faccio i video, insomma, niente di che. C'ho la passione che mi manda avanti, ma certamente non sono tutt'altro che tecnologico, ecco.
E quindi volevo dirvi che se avete piacere di darmi un'ulteriore mano d'aiuto, condividete i miei video nei gruppi dedicati o anche su Facebook, sul vostro gruppo, sul vostro canale, e questo mi aiuta tantissimo, perché la pubblicità, per quanto può dare fastidio, è certamente l'anima del commercio. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata e grazie sempre del vostro tempo. Se avete piacere, ultima cosa, no, perché io le cose me le ricordo a scoppio, ho ritardato. Ho appena fatto il video numero 30, anche lì delle 110 uscite previste, sempre edizione Hachette in scala 1:8, della Audi 4, vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. Se avete piacere andate a vedere anche quel video. Ciao a tutti.